Salve a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo appuntamento con la nostra Universe Mode di WWE 2K24. È arrivato il momento di AEW Halloween Havoc, ragazzi. Il nuovissimo evento in pay-per-view di questa incredibile tour de force che abbiamo in questi giorni, di vari pay-per-view ogni 2 settimane ed eventi speciali e tutto il resto. E insomma ragazzi, iniziamo con la seconda edizione di questo Halloween Havoc. Scusatemi se all'inizio sono stato un pochino più a parlare del solito, ma con questo nuovo joystick lo devo ricomprare, raga. A volte quando avvio la live, non mi posso spostare, per questo sono rimasto fermo nella schermata invece di avviare il match. Comunque, ok. Allora, siamo riusciti come abbiamo potuto a costruire questo pay-per-view, che comunque, come ho detto, è stato molto ravvicinato, perché con la prima edizione di AEW World's End, tra l'altro l'ultimo pay-per-view che abbiamo trasmesso, se non l'avete visto vi consiglio assolutamente di andarlo a recuperare, lo trovate nei video in descrizione, oltre che ovviamente nella playlist dedicata a questa stagione, la 2026-2027. E iniziamo ragazzi, opener qui ad Halloween Havoc, Steel Cage Match per il terzo incontro della serie tra gli FTR, Cash Wheeler e Dax Harwood contro gli Young Bucks, Matt Jackson e Nick Jackson. Ecco che avanzano verso il ring. At a combined weight of 451 pounds, the FBI. Carichissimi gli FTR, pronti per questo match che penso molti di voi aspettavate. Io di sicuro, perché i due match tra gli FTR e gli Young Bucks sono stati incredibili in pay-per-view, e questo è il terzo atto, ragazzi. Sono ovviamente alla pari, una vittoria a testa. Una volta gli FTR, la prima volta gli Young Bucks hanno vinto, erano campioni e hanno mantenuto la cintura. Stessa cosa è accaduta nel secondo match, dove erano arrivati campioni gli FTR e hanno sconfitto i Bucks. E ecco che entrano gli Young Bucks. Anzi, qui abbiamo tra i due migliori tag team della All Elite Wrestling, e eccoli qui ragazzi, Matt e Nick Jackson. At a combined weight of 344 pounds, the Mega Bucks. Steel Cage Match. Ottima secondo me stipulazione per concludere questa rivalità. Ecco la gabbia, lo Steel Cage che cala sul ring, si abbassa. E ora possiamo iniziare ragazzi. Buon AEW Halloween Havoc 2026 Open Air. Iniziamo subito il match di apertura. Questo terzo incontro ovviamente deve avere una certa importanza, non solo perché appunto è un match decisivo e solo in pareggio, ma perché chi vince questo incontro avrà un shot garantita al prossimo pay-per-view per i titoli di coppia della All Elite Wrestling. Quindi comunque sembrano aver iniziato con un altro figlio l'incontro, ma sapete adesso che insomma bisogna vedere chi è il cavallo che arriva alla fine, non quello che parte meglio all'inizio.
soffrono gli FTR, però per ribaltare Cash Wheeler. Batte anche l'altro fratello, lo colpisce proprio nella bocca del momento. Super kick, e attenzione perché tutti e due possono provare a uscire, dovrebbe essere un momento ideale. Attenzione qua, no, attenzione, Cash però si riprende e fa cadere almeno uno dei Bucks. Attenzione perché l'altro Bucks sta per uscire. Cash Wheeler stava andando, ma è stato fermato da uno dei due Bucks. Attenzione perché arriva Mario. No, non ce l'ha fatta in tempo Mario. Uno dei due Bucks è uscito. Deve uscire solo Matt Jackson adesso. E i Bucks vinceranno il match. A questo punto scusatemi, no, niente. Lo vedeva appeso il buon Mario. Ora ovviamente la difficoltà di questo incontro è che sebbene hai il vantaggio che il tuo compagno è uscito e quindi devi uscire solo tu per vincere il match, per un po' di tempo sei comunque in un 2 contro 1. Quindi la situazione può essere vantaggiosa, però allo stesso tempo no. Infatti il meglio è sempre cercare di uscire in contemporanea, come hanno provato a fare i Bucks. Ma poi Cash Wheeler si è ripreso e ha fatto vedere uno dei due. Attenzione, prova Mario a uscire. Mario lo chiamo io ragazzi, per gli amici. Intanto Cash Wheeler chiude Matt in una sharpshooter. Matt Jackson cede, però qui bisogna uscire dalla gabbia. Attenzione, prova Mario a uscire. Ed è uscito anche Dax Harwood. E allora rimangono Cash Wheeler e Matt Jackson. Vedremo che di due riuscirà per primo a uscire dalla gabbia e consegnare la vittoria al proprio team. Bello spettacolo ovviamente. Comunque semplice non regalato questi due team. Attenzione qua, Matt Jackson. Bella ragazzi, springboard and security kick. Super kick a vuoto. Super kick. Ma non gli basta, continua a colpirlo. Si vuole assicurare che non si rialzi Cash Wheeler. Attenzione, attenzione. Oh. Attenzione, prova Cash Wheeler. Se non si rialza il tempo è finita ragazzi. Eccolo, attenzione, sta rialzando ma guardate dove è finito. Attenzione, lo colpisce. Ancora. Riesce a intercettarlo. Testa che va a sbattere, no, si tiene alla struttura Cash Wheeler e cade Matt Jackson. Attenzione, leg drop. Oh, mossa finale. E ora prova Matt Jackson a uscire. Attenzione qui. Attenzione, ce la potrebbe fare perché ha subito un colpo pazzesco Cash Wheeler. Si gasa l'altro Bucks, Nick Jackson fuori dal ring che sta aspettando il proprio fratello che se ne esce. Attenzione, manca pochissimo, non si riprende Cash Wheeler, troppo tardi per Cash Wheeler. E gli FTR sconfiggano, anzi perdono, scusatemi, contro gli Young Bucks, che vincano il terzo match. 2-1 per i Bucks
sono loro i prossimi number one contender ai titoli di coppia della All Elite Wrestling. Opener secondo me giusto, creare un po' di calore, le dovrebbe fare ogni opener. Spero, fatemi sapere nei commenti se è stata la scelta giusta per questo match, ma vincono i Bucks e che vittoria ragazzi, che vittoria! Gli FTR che dopo aver perso la possibilità di diventare campioni di coppia contro Sue Strickland e Bobby Lashley hanno perso anche questo match finale e quindi vedremo un po'. Ragazzi, secondo incontro, match annunciato a sorpresa. AJ Styles, come sapete, è rinato in questa terza stagione in Ring of Honor, si presenta qui ai W Halloween Havoc contro il campione TNT The Bastard Pac. Un Pac che ha provato a lungo a trovare avversari per Halloween Havoc, ma ha battuto tutti coloro che gli si sono presentati davanti in vari eliminator match, famosi match dove se batti il campione poi hai una shot titolata in futuro. Allora ha lanciato una open challenge e si presenta proprio AJ Styles a gran sorpresa e allora Styles che ha avuto un buon regno questo secondo lancio della Ring of Honor che abbiamo avuto in questa stagione, è diventato campione della Ring of Honor sconfiggendo Kyle Fletcher in una puntata speciale della All Elite Wrestling, proprio l'ultimo evento speciale dell'ultima stagione, della seconda stagione, quindi ha iniziato la terza da campione, poi ha perso la cintura contro Kurt Angle e ora è qui però tornato in un programma della All Elite Wrestling c'è Styles ed è carico, vuole fare il primo titolo della All Elite, lui che nella nostra Universe Mode è stato un ex campione intercontinentale WWE e ex campione massimo della Ring of Honor. Non molto apprezzato c'è Styles in questa arena? Oppure sì, reazione mista per lui. Questo viene visto come invasore dalla Ring of Honor? Non saprei, non credo. No dai, so che di sicuro The Phenomenal AJ Styles è carichissimo. E ecco sta per entrare il campione TNT della All Elite Wrestling, The Bastard Pac, membro dei Death Riders. Eccolo qui il campione TNT. Avanza Pac, ricordiamo ha vinto la cintura vincendo Mark Briscoe a AW Loud, altro preview, raga, che se non avete visto vi consiglio assolutamente di andare a operare, lo dico perché non perché ovviamente mi segue in maniera diciamo più o meno costante, ma per chi comunque magari si è affacciato da poco per la prima volta nella nostra Universe Mode, e ovviamente AW Loud è il nostro proprio preview dove teniamo le due Elimination Chamber match validi per entrambi i titoli mondiali maschili e femminili, e chiaramente un evento importante da vedere. Tra l'altro al momento è il pay-per-view di wrestling della mia Universe Mode che ha riscosso più successo, devo dire, che ha superato anche WrestleMania, cui noi iniziamo ogni stagione della nostra Universe Mode con questo pay-per-view WWE ed AEW insieme. Ecco però la grafica. Primo match titolato della serata. Introducing the challenger from Gainesville, Georgia, weighing in at 218 pounds, the phenomenal AJ Styles. Carico AJ Styles. And his opponent from Newcastle upon Tyne, England, weighing in at 217 pounds, the All-Star Television Champion, Punk
Pac guarda la cintura, la osserva, potrebbe essere la prima volta, l'ultima volta la guarda tra le sue mani, oppure no, dice anche carico. E allora iniziamo, signori. AEW Halloween Havoc, AJ Styles contro Pac, match valido per il titolo AEW TNT, titolo televisivo della All Elite Wrestling. È iniziato bene Pac. Pac, difficoltà del phenomenal AJ Styles. Si libera questa serie di gomitate, ci mette troppo a portare Pac all'angolo. Styles, l'ha preso in controtempo giustamente. Pac è andato tutto convinto, uscito fuori dal ring, sul fianco e c'è Styles nel momento sbagliato. Resiste Jay. Ragazzi, Pac è un momento veramente in grande forma la sua. Ora Pac. Styles di mettere in carreggiata un incontro che per il momento sta vedendo inferiore al campione TNT Pac. E Pac vedi riesce subito a controattaccare, attenzione qui, finisce fuori dal ring c'è. Ma Pac, attenzione, è pronto a volare, lo vedo, prende la rincorsa. Oh, e va anche a sbattere contro le transenne che vedono il pubblico. Pugno, lo prende, attenzione, una sleeper hold, poi da ring non vale cedere e che comunque si libera in fretta.
Risponde con un'altra presa di sottomissione Jay Styles. Libera Pac. Attenzione Jay. Splash in springboard. Attenzione. Fino a inserire sulla gamba di Pac all'interno. La mobilità probabilmente è una delle armi principali del campione TNT. Pac. Rialzaci Styles, ma è molto intontito. No, Jay. Attenzione. Dropkick. Attenzione Jay. Phenomenal full arm. Potrebbe essere la fine. 1, 2. Pac dice no ragazzi, ha un pass c'è Styles da diventare nuovo campione AEW TNT. Che va a sbattere. Non dice di no Pac. Top per lo schienamento. Me lo immaginavo infatti la performance. 1, 2, 3. Niente da fare per AJ Styles. Pac vince il match ed è ancora campione AEW TNT. Here's your winner, and still All-Star Television Champion, Pac. La vittoria di Pac. Bella vittoria per il membro dei Death Raiders che continua nel suo regno. Niente da fare per AJ Styles che ci ha provato. Pac ragazzi nel complesso ha avuto una match in più, raga. Ha avuto una match in più. Niente da fare quindi per i cestazzi della Ring of Honor. E ora ragazzi, match per i titoli di coppia in palio, signori. La nuova Art Business, ovvero su Strickland e Bobby Lashley, ricordiamo, sono decisi nell'impresa di terminare il pazzesco regno da campioni di coppia di Sami Zayn e Kevin Owens, e poi hanno difeso con successo la cintura nell'ultimo pay-per-view AEW World's End contro gli FTR, e adesso hanno i Briscoe Brothers, Mark e Jay Briscoe, come contendenti numero 1. Ovviamente si sono già affrontati queste poche settimane di costruzione che abbiamo avuto per la famosa maratona di eventi che abbiamo in questo periodo. Con l'aggiunta anche di World's End siamo andati a complicare ulteriormente. C'è stato un Bobby Lashley che ha sconfitto Jay Briscoe a Collision, ma poi a Dynamite in un match 3 contro 3 Kenny Omega e Briscoe Brothers hanno sconfitto Okada e appunto su Strickland e Bobby Lashley. Infatti Okada Omega sarà uno dei match più avanti nella card, ma è ora il match decisivo. Eccolo qui di Almighty Bobby Lashley. First, representing the Hurt Business from Colorado Springs, Colorado, weighing in at 273 pounds, one half of the All-Star World Tag Team Champions, the Almighty Bobby Lashley. Carichissimo Bobby Lashley. Entrano separati due su Strickland e Lashley. Ecco che entra il compagno di Bobby, Swerve Strickland, signori. Eccolo qua, l'altro campione di coppia della All Elite Wrestling.
Loro due hanno avuto veramente una fantastica idea, unirsi insieme in questa terza stagione del nostro Universe Mode con Bobby Lashley che ha debuttato quest'anno ex WWE. Bobby Lashley si è unito con un suo Strickland che effettivamente ha fatto il periodo migliore, perché comunque Swerve ha avuto delle possibilità, per esempio di tipo per esempio per entrare nell'Elimination Chamber, per avere una serie di occasioni, ma non è riuscito, diciamo, a coglierle, e è passato il treno Bobby Lashley che per fortuna il suo Strickland ha preso. Infatti eccoci qua, eccolo in pay per view ed eccolo campione, ragazzi. Lui ha un bel palmarès perché ovviamente ha vinto tutti i titoli non Elite Wrestling tranne il titolo WTNT, che è l'unico che gli manca, quindi è stato campione mondiale, campione international, attuale campione di coppia. Dall'altra parte Bobby Lashley, anche grande palmarès il suo, perché attuale campione AEW di coppia e in WWE praticamente ha vinto tutti i titoli tranne il titolo mondiale, perché è un ex campione WWE degli Stati Uniti, ex campione WWE intercontinentale, ex campione di coppia. Va bene, Bobby e Swerve sono pronti, campioni di coppia in carica, e ecco che entrano gli sfidanti Mark e Jay Briscoe, i Briscoe Brothers. Combined weight of 460 pounds, the Brotherhood. Grande occasione per loro che come coppia hanno debuttato, correggetemi se sbaglio raga, ma non dovrei sbagliare, non dovrei sbagliare, nella seconda stagione, all'inizio proprio, Allora, sicuramente hanno sempre fatto grandi match, in particolare Mark Briscoe, sapete, in questa terza stagione ha avuto una run anche da campione WTNT, però come tag team non hanno mai vinto i titoli di coppia, sono mai riusciti a vincerlo. Chissà che stasera dovrebbe essere la giusta occasione per loro. Certo hanno davanti una coppia veramente di ossi duri, e non solo perché sono campioni di coppia in carica, ma anche perché insomma sono Swerve Strickland e Bobby Lashley, che insomma abbiamo già visto in azione davvero devastanti. Una vittoria contro gli FTR per difendere la cintura, hanno sconfitto Sami Zayn e Kevin Owens. Ma ecco qua la grafica, e ora direi che questo match può iniziare, signori. Cintura alzata al cielo. Secondo match titolato della card, terzo incontro di AEW Halloween Havoc, e iniziamo, signori. È iniziato molto bene, diciamo, i nuovi Art Business, Swerve e Bobby. Briscoe ora prova in qualche modo a liberarsi fuori dal ring, nel frattempo Mark e Bobby sono dentro il quadrato. No, appena detto Mark ha scaraventato Lashley fuori. È stato davvero un bel match, quel 3 contro 3 che vi dicevo all'inizio. Hanno avuto una rivalità incrociata, quella appunto tra questi due team, vediamo, uniti a Kenny Omega e Okada, il main event dell'ultima puntata di Dynamite pre-Halloween Havoc, con Kenny Omega che ha messo in segno il sfinamento decisivo, tirando Bobby Lashley dopo una one winged Bobby Okada, cioè scusatemi, Okada e Omega sono Swerve non sotto assedio su Jay Briscoe, provando lo sfinamento, solo uno. Insomma, dicevo, Omega e Okada
tra l'altro in questa rivalità. Loro hanno già avuto un vantaggio precedente ai W-Lean dell'anno scorso, questo fantastico Iron Man match da 20 minuti vinto da Omega, e ora Omega stasera difenderà la cintura dei pesi massimi ai WGP, quello più importante della New Japan Pro Wrestling, proprio contro Kazuchika Okada. Match che sarà anche molto importante perché in ottica Wrestle Dream, il famoso proprio a 5 federazioni che noi facciamo sempre in questo periodo, la terza stagione, per che vede, diciamo, la partecipazione di Japan, AEW, WWE, CMLL, Ring of Honor, insomma. Adesso se vi interessa andate a recuperare le 2 edizioni, ok? Le trovate nella playlist del mio canale Best Of, perché la playlist Best Of raccoglie tutti i pay-per-view, tutte le puntate speciali e una selezione delle migliori puntate settimanali delle passate stagioni. Al momento, ora sto registrando il video, ci sono 2 playlist Best Of, quella della prima stagione, la 2024-2025, e quella della seconda, la 2025-2026, e poi abbiamo adesso che stiamo trasmettendo, quindi nel pieno della terza stagione, la playlist apposita. Attenzione qui, per la stagione corrente, dove trovate tutto. Attenzione, Bobby Lashley prova una Dominator su Jay Briscoe, potrebbe essere la fine, ma attenzione, arriva Mark. Ci vedo un po' troppo tempo, infatti mi sa che Jay Briscoe si è salvato da solo, anzi senza il mi sa. Qui Bobby non sa cosa fa, ha preso un blocco, anzi però il Briscoe Brother, Sonny Briscoe vola e abbatte Lashley. I Briscoe Brother comunque devono fare di più se vogliono sperare di vincere il match. Attenzione qui, Swerve, House Call, prova lo schienamento, Mark, oh ragazzi, ma Mark è la seconda volta che interviene in ritardo, cioè Briscoe si salva da solo, si è salvato solo 2 volte, deve essere più reattivo Mark Briscoe. Prova a andare a giro ora questi Brothers a invertire le sorti del match. Attenzione, prova lo schieramento Jay, niente. Mark Briscoe su Bobby. Si gasa Briscoe, buon momento per i Briscoe Brother. Abbatte anche Jay qui, prova lo schienamento, 1, 2, ma questa mossa non è stata buona per Mark, perché come vedete Jay Briscoe ha preso il colpo anche lui, ma fuori dal ring deve entrare assolutamente dentro per aiutare. Mamma, Lashley come abbatte Jay Briscoe, si era appena rialzato, e anche Swerve che abbatte Mark. Ragazzi, bel match, cioè abbiamo visto delle belle cose. Gli Briscoe Brothers non si arrendano, anche se al momento rimangano, secondo me, in svantaggio contro i campioni di coppia in carica. Le botte si sono spostate fuori dal ring. Swerve, mi sa che prova a chiudere l'incontro. Mamma mia, è finita ragazzi, è finita. 1, 2, Mark Briscoe resiste, l'ex campione EWTT. Tanto che Briscoe si è ripreso, ha messo a terra Bobby Lashley e 2 contro 1 contro Swerve ora. Perché Bobby torna, ma Jay l'ha visto. Briscoe prova, 1, 2, dice di no Swerve. Provano ora, prova Jay su Bobby, 1, 2, no, si stanno provando a bestia Briscoe Brother, ma Mark Briscoe ha provato a fare una mossa finale su Swerve, ma l'ha evitato. Attenzione, ribalta Swerve, Mark
ma anche Swerve è reattivo, ribalta ancora Mark. Ma attenzione Swerve, per la sua terza corda, è stanco. Mamma mia, ginocchiata. Prova ancora. È pronto. Una swerve stomp. Dopo lo schienamento, attenzione, è finita qui. 1, 2. Mark Briscoe, incredibile, ancora riesce a resistere. E ora potrebbe essere la fine però, raga. 1, 2, 3. Jay non riesce a intervenire in tempo. Vincano Flo Strickland e Bobby Lashley, che sono ancora una volta campioni di coppia della All Elite Wrestling. All-Star World Tag Team Champions Bobby Lashley and Rick the Hurt Ci hanno Business. provato Mark e Jay Briscoe, ma sono stati superiori Swerve e Bobby. E ragazzi, sappiamo già il primo match del prossimo pay-per-view della All Elite Wrestling. Se lo mettiamo al prossimo pay-per-view, perché potrebbe anche stare a Wrestling Dynasty, ma non credo. Vediamo, però il prossimo pay-per-view della All Elite Wrestling sicuramente Swerve Strickland e Bobby Lashley difenderanno dall'assalto degli Young Bucks, Matt e Nick Jackson, che come abbiamo visto nell'opener hanno sconfitto gli FTA e sono diventati i number one contender ai titoli. Molto bene ragazzi, molto bene. Titolo AWTBS in palio, il corrispettivo delle WTNT della divisione maschile in All Elite Wrestling. Maika, che ha sconfitto nell'ultimo pay per view Willow Nightingale, portando apparentemente via, ma non proprio, diciamo, dalla All Elite Wrestling il titolo TBS. Lei che è una wrestler della Stardom e ha rapporti comunque stretti con la Ring of Honor. Tuttavia, chiaramente lo sapete, qui in questa terza stagione è tutta una, non proprio tutta una grande famiglia, ma va bene ragazzi. E allora match a 3, perché Maika, l'imperatrice Maika, difenderà il titolo dall'assalto di Kris Statlander e di Julia Hart, una doppia minaccia per lei in questo 3-way match. E ecco che entra membro delle Sister of Sin, ex campionessa di WTBS, ex 2 volte campionessa di coppia AEW con Sky Blue. The following contest is a Giulia Hart, triple stavo ripetendo, threat membro delle Sister of Sin. and is for the All-Star Women's Television Championship. Introducing the challenger, representing the Madness. Da bere raga, mentre vi lascio From gli Champlin, ingressi, Minnesota, arrivo subito. Julia Hart. And introducing the challenger from Long Island, New York,
And introducing the champion from Japan, the All-Star Women's Television Champion, IK! E rieccomi qui ragazzi, sì, oltre a bere sono stato qualche minutino in più, ma gli ingressi ve li siete visti, iniziamo l'incontro, è già iniziato però, beh è iniziato adesso, lo so ragazzi. Allora, recap, Maika contro Juliet contro Crystal Talent, match valido per il titolo di WTBS, vedremo se la wrestler di Stardom e infatti Ring of Honor Maika riuscirà a mantenere la cintura. Al momento Maika versione martello pneumatico perché sta picchiando a diritto chiunque. Lander l'ha capito, infatti trova avvantaggiarsi con una candlestick. E colpisce Maika, infatti non si è girata in tempo, spacca in testa a Juliet la candlestick. Mamma mia. Neanche uno. Ho provato lo schieramento improvviso su Maika. Fa sbattere contro il paletto. Poi arriva Juliet che abbatte questo blender. Sembra un po' la più in difficoltà Juliet così contro.
prova a smentirmi, prende entrambe le avversarie, però ora viene battuta questo shoulder block. Prova lo schieramento, attenzione. Solo uno. Maika, evita Juliet. Giulia, step suplex su Maika. Lanciato fuori dal ring. Sono Statlander. No, disarmata da Maika, la campionessa TBS in carica. Scambetto di Giulietta. Shoulder block. Ribalta Maika. Colpita da Juliet. Oh, che power slam. Prova lo schienamento, attenzione qui. 1, 2. All'ultimo si salva. Sono Juliet sbaglia proprio il momento per vantarsi questo, però Maika è stata lenta e quindi shoulder block. Prova lo schienamento su Giulia, attenzione. 1, 2. Infuriata Maika. Prende un oggetto Maika e va a menare Chris Statlander, non si sa come mai. Strappa la sedia Chris. Senti ragazzi, stavo pensando, in questo momento i titoli della All Elite Wrestling, così il pensiero è, sono tutti in mani ora. Esito di questo incontro permettendo atlete giapponesi e quelle femminili, perché la campionessa mondiale è Sai Kamitani, la campionessa TBS è Maika, la campionessa di coppia sono Asuka e Kairi Sane. Allora Juliet è stata grandissima, ha fatto serie di super kick a 6 su tutti e due, ora è veramente stanca anche lei, guardatela. Ho deciso di prendere un po' di fiato.
Prendo un attimo il controllo di Julia Hart perché la rindirizzo verso il quadrato. Boh, gli ho lanciato la sedia in faccia. Perfetto. Prova lo schieramento con questa sedia lanciata in faccia a Maika. Beh. Che match. Attenzione Chris. Potrebbe essere il momento buono. Prova a sottomettere Maika. Oh, ma riesce a liberarsi in qualche maniera Maika. Arriva Julia Hart qui. Attenzione Julia Hart. Maika già in piedi, incredibile. Imperatrice Maika. Poi neck breaker su Kris Statlander. E cross line. On fire. Però alla fine viene abbattuta da Kris Statlander. Attenzione Julia Hart. Prova a sottomettere Chris. Attenzione in pericolo Kris Statlander. Cede Kris Statlander, ragazzi, al momento giusto, con la mossa giusta. Julia Hart è la nuova campionessa IW TBS. All-Star Women's Television Champion Julia Hart. Torna in possesso del titolo WTBS Julia, che è anche 2 volte campionessa di coppia AEW con Sky Blue e anche ex campionessa della Ring of Honor. Poi c'è nell'intro, mentre entrava Julia, non l'ho detto il titolo della Ring of Honor, però raga, primo titolo che passa di mano in questo AEW All Out, e scusatemi, Halloween Havoc, lo sapete, io ogni tanto sbarello. Bel match, bella vittoria per Julia Hart, che riporta il titolo TBS all'interno delle Sister of Sin, del trio composto da Sky Blue e Tekla. Bene ragazzi, prossimo match, AEW International Championship in Palio, il secondo titolo più importante della divisione maschile in federazione. Sami Zayn, the underdog of the underground, il campione, difende dall'assalto di The Alpha, il membro della Don Callis Family, Konosuke Takeshita. The following contest is scheduled for one fall and is for the All-Star International Championship. Ecco che entra il campione international in carica, ragazzi, Sami Zayn. Il pubblico sempre partecipa all'ingresso di Sami Zayn. Lui che è arrivato in AEW nella seconda stagione con il draft, però era l'unico draft che abbiamo fatto all'inizio della seconda stagione, dopo WrestleMania, WWE e AEW. E decisamente un'avventura positiva per lui, ex campione WTNT, ex campione di coppia, tra l'altro regno incredibile con Kevin Owens, andando a replicare quel grande regno che avevano avuto nella prima stagione della nostra Universe Mode in WWE. Poi ora non solo, ricordiamo anche che è un ex campione indiscusso mondiale WWE, Sami Zayn, quindi grande palmarès il suo, attuale Emperor International, quindi il campione è pronto e ora entra lo sfidante Konosuke Takeshita, è diventato il number one contender, sconfiggendo Sami Zayn in un eliminator match, ottenendo la sua chance qui. E ecco che entra Konosuke Takeshita, che ha detto espressamente a Don Callis di non accompagnarlo. Sappiamo lui membro della Don Callis Family insieme a Kyle Fletcher, la protostar
ex campione international Takeshita, ex campione di coppia dell'Elite Wrestling insieme a Kyle Fletcher, ex campione dei pesi massimi del Consejo Mundial de Lucha Libre insieme a Lel, e ora vuole vincere per la seconda volta il titolo international. Takeshita, per mostrare proprio la sua forza, ha chiesto a Don Callis di intervenire, come ho detto, e Don Callis non si è presentato, che si è palesato molte preoccupazioni a riguardo. Veramente Don Callis e le sue infinite ruberie che hanno avvantaggiato, non si sa mai quante volte, i suoi protetti, anche insieme a Lel, perché ricordiamo Esisero è diventato il membro, non so se è onorario o meno, però è diventato membro della Angeles Family, il wrestler del Consejo Mundial, e vinse appunto il titolo mondiale grazie ai 1000 aiuti di Don Callis contro Eddie Guerrero in uno show del CMLL il viernes espectacular. Introducing the challenger from Osaka, Japan, weighing in at 230 pounds, Alpha Tank Shaw! And his opponent from Montreal, Quebec, Canada, weighing in at 212 pounds, the All-Star International Champion, Sami Zayn! Carico anche il campione Sami Zayn, titolo che viene alzato al cielo. Vediamo il secondo titolo più importante in Elite Wrestling, per quello che riguarda la divisione maschile. E allora ragazzi, iniziamo. Sami Zayn da una parte, il campione, dall'altra parte Konosuke Takeshita, lo sfidante. Inizia il match. Subito un ottimo inizio di Sami Zayn. Sami Zayn che per vincere quella cintura l'ha tolta a Samoa Joe, più AEW World's End, la prima edizione del nostro pay-per-view, nuovo pay-per-view che ha debuttato in questa terza stagione. Sono Sami. A vuoto, ha provato un suicide dive, ma alta Sami Zayn. Poi difficoltà in questo inizio Takeshita. Se nell'arbitro. Oh, mamma mia. Fuori dal ring, signori, dove fanno più male le mosse d'impatto, questa che va a sbattere. Momento positivo per The Alpha Takeshita. Takeshita, mamma mia, però ho sbagliato i tempi. E Sami Zayn no, ragazzi. Ha battuto con questo braccio teso. Attenzione, prova lo schienamento.
caduta proprio con la base del collo. Calcione di Takeshita, si rialza Sami Zayn. No, attenzione, serie di gomitate. Ma è lento qui il Sami e ritorna tra le fauci di Takeshita. Sanguina dopo questo calcione Sami Zayn. Impatto violento, uno. Solo uno. Vuol desistere il campione international in carica Sami Zayn. Oh, che colpo ragazzi. Direi che adesso è in vantaggio Takeshita, picchia e mena. Giustamente siamo tornati non solo nei binari, ma per il momento Takeshita sta superando Sami Zayn nel complesso. Attenzione, ribalta Sami perché lui non si dà per vinto, ma viene colpito. Ancora questa mossa acrobatica di Takeshita, questo springboard forearm smash. Una ginocchiata da KO questa, potrebbe essere la fine. 1, 2, Zayn resiste, si casa Takeshita. Ribalta Zayn. Ribalta ancora, calcione a vuoto però, e a vuoto questo tentativo di mossa di Zayn, erroraccio il suo. Attenzione, Takeshita ancora lo colpisce. 1, 2 e 3. Konosuke Takeshita sconfigge Sami Zayn ed è il nuovo campione AEW International per la seconda volta, ragazzi. Here is your winner and new All-Star International Champion Alpha. Dimostra anche a Don Callis la sua forza. Gli ha chiesto di non presenziare, non intervenire e lui ha vinto. Che vittoria per Konosuke Takeshita, che è ancora una volta campione international della All Elite Wrestling. Secondo titolo che passa di mano in questo pay-per-view. Abbiamo avuto 2 conferme, giusto ragazzi? Pac e il tag formato da Bobby Lashley e Strickland, 2 nuovi campioni, Julia Hart e appunto Takeshita. Titoli di coppia femminili in palio della All Elite Wrestling. Le Kabuki Warrior di Kairi Sane e Asuka difendano dall'assalto di questo match a sorpresa, perché Mercedes Moné ha riportato la sua grandissima amica Bayley a lottare insieme, loro che comunque hanno una storia importante alle spalle, una storia che iniziava ancora prima della nostra prima stagione nella Universe Mode, e il grande ritorno è proprio stasera per i titoli di coppia contro proprio loro che stanno entrando adesso, signori, le Kabuki Warriors, Asuka e Kairi Sane. Eccole qui ragazzi, le Kabuki Warrior, campionesse di coppia della All Elite Wrestling, hanno sconfitto Julia Hart e Sky Blue. The following contest is a Kairi Sane che tag team match. Quest'anno in AEW ha avuto una grande occasione anche nell'Elimination Chamber di diventare campionessa mondiale, si era qualificata ma non è riuscita nell'obiettivo. Nel tempo Asuka è arrivata in Ring of Honor e allora le due si sono riunite qui in Elite Wrestling, loro che erano già state campionesse di coppia in WWE, ecco che hanno vinto anche qui in AEW la cintura.
primo titolo in EW per entrambe. Nel frattempo Asuka, come ha detto il ring announcer, ricordiamo è anche se non lo vedete, contemporaneamente campionessa della Ring of Honor, sconfiggendo Io Sky, non nelle ultime puntate della ROH che portiamo sul canale. E allora le Kabuki Warriors sono pronte, ma è pronto anche questo grande ritorno che tutti stavano aspettando. Bayley e Mercedes Moné insieme entrano divise, ecco la role model Bayley, un'altra ex WWE che facendo cose in Ring of Honor. Poi lo sapete, c'è questo rapporto, scambio di talenti molteplice, diciamo, soprattutto in questa terza stagione, ancora più che nella prima. Quando nella prima, perché avevamo lanciato per la prima volta Ring of Honor, lo dico piccolo recap perché si è perso qualche pezzo. Ha lanciato Ring of Honor a metà stagione, ogni settimana una puntata, poi abbiamo avuto un pay per view alla fine della stagione Final Battle, pay per view della Ring of Honor che abbiamo sempre tutte le stagioni. Poi nella seconda stagione non l'ho più portata, anche se Ring of Honor è continuato a sopravvivere nei vari eventi interbrand, interpromozionali che facciamo con le varie federazioni, EW, Japan, MLR, bla bla bla. E allora in questa terza ho deciso di fare il secondo rilancio della Ring of Honor, tornandola a trasmettere non tutte le settimane, a cadenza irregolare, però abbiamo già avuto dei pay per view della Ring of Honor, match ovviamente per dei titoli della All Elite Wrestling e Ring of Honor. E lì ha fatto il suo ingresso ed ecco la CEO Mercedes Moné, la grande amica di Bayley. Mercedes Moné che, ragazzi, se vince questo incontro potrebbe raggiungere nel particolare record Darby Allin e Mariah May, che sono gli unici che hanno vinto tutti i titoli in federazione. Sì, dovrei parlare solo di Mariah May, non includere Darby Allin, perché sono due divisioni diverse, una maschile e una femminile, diverse, perché comunque nella divisione femminile c'è un titolo singolo in meno, quindi teoricamente è più facile vincerlo, teoricamente, però anche no, perché potrebbe anche esserci più competizione dietro, quindi con un titolo in meno. Per cui, insomma, diciamo Mariah May, lei ha avuto tutti i titoli in EW nella propria categoria, stessa cosa Darby Allin. Mercedes Moné potrebbe diventare la prossima. E allora, ragazzi, ecco la grafica, titoli di coppia della All Elite Wrestling in palio. Asuka e Kairi Sane, le Kabuki Warriors, che difendono dall'assalto di Bayley e Mercedes Moné. Subito all'inizio sprint, come dicevo, match a sorpresa, ma non ho sbagliato le parole, perché Mercedes aveva sfidato al di fuori dei programmi W per i titoli di coppia proprio Kairi e Asuka, ma la presenza a sorpresa era quella di Bayley, per l'appunto. Non era noto l'avversaria, fino a che non si è presentata proprio Bayley, ragazzi, formando questa grande amicizia che, tra virgolette, nel momento in cui sto registrando ora, spero che si vedrà anche nella reale All Elite Wrestling, la reunion tra Bayley e Mercedes. Su Kairi Sane
Kairi e Bayley che sono rimasti sul ring. Mamma mia. E ragazzi, non vi saprei dire che è in vantaggio, perché penso sia un inizio decisamente alla pari questo. Per un po' di tosse. Che si sbaglia con questo Asuka. Però vedi, lavorano in maniera molto coordinata, sempre in 2 contro 1. Ha ribaltato Asuka, il tipo di mossa di Mercedes Moné. Mercedes che mossa su Asuka. Sono dentro il ring ora Asuka. Entra anche Bayley, attenzione. Attenzione, sta tornando anche Kairi Sane. Mercedes, potrebbe essere il momento buono. Può sottomettere Kairi. No, riesce in qualche maniera a rompere. Era un ottimo momento perché Asuka era completamente KO fuori dal ring. Infatti è risalita solo ora sul quadrato. In vantaggio adesso Bayley e Mercedes Moné. Attenzione, Kairi Sane toglie la protezione dall'angolo, attenzione, ferro esposto ora. Tanto l'Asuka Lock, no, scusatemi. Attenzione, prova a sottomettere Bayley. Kairi Sane, ma arriva Mercedes Moné a interrompere tutto. Attenzione Kairi. Abbiamo tentato vari metri positivo. A vuoto qui Kairi. Evita Bayley. Attenzione. Belly to Bayley su Kairi. 1, 2. E Kairi resiste. Altra occasione buona per Mercedes e Bayley. Attenzione, prova l'Asuka Lock su Bayley. E interviene in tempo Mercedes Moné.
poi viene colpita d'asca. Evita qui. Prova lo schieramento su Kairi, attenzione, 1, 2, 3. Finisce il regno delle Kabuki Warriors. Inizia quello delle grandi amiche Mercedes Moné e Bayley. Che vittoria per loro, primo titolo vinto in All Elite Wrestling per Bayley, e Mercedes Moné raggiunge, come avevo detto inizio match, Mariah May. Questo record diventa la seconda donna a vincere tutti i titoli in All Elite Wrestling, ragazzi. Mercedes Moné, fantastico, fantastico. 3 nuovi campioni per il momento, ma ora, ragazzi, è arrivato uno dei match più attesi della card. Titolo IWGP dei pesi massimi in palio, il titolo più importante della New Japan Pro Wrestling. Kenny Omega difende dall'assalto di Kazuchika Okada, The Cleaner contro The Rainmaker, atto 2, signori. Qui AEW Halloween Havoc. E rieccoci qui, raga. Siamo pronti a questo match. Is scheduled for one fall and is for the International Grand Prix World Heavyweight Championship. Match molto importante anche in ottica Wrestle Dynasty, il PPV 5 federazioni, e facciamo sempre in questo periodo perché chiaramente il titolo dei pesi massimi WGP al Tokyo Dome, dove si tiene sempre Wrestle Dynasty, è una cosa importante, speciale, e vedremo anche chi parteciperà come campione, chi arriverà come campione. E eccolo qui che fa il primo ingresso, The Cleaner, Kenny Omega, ragazzi, il campione dei pesi massimi IWGP, titolo mondiale della New Japan Pro Wrestling, un titolo che Kenny Omega ha vinto appunto in un evento interbrand a Fantastica Mania. Anche quello, ragazzi, se non avete visto vi consiglio di andare a recuperare, lo trovate nella playlist dedicata a questa stagione, tra l'altro playlist che trovate ovviamente consigliata in didascalia. Fantastica Mania, seconda edizione all'Arena Messico, l'evento che abbiamo fatto con CMLL, AEW e Ring of Honor. Però c'era anche il titolo dei pesi massimi della New Japan Pro Wrestling in palio, Kota Ibushi contro Kenny Omega, che è stato scelto, visto che comunque Fantastica Mania è un match, è un pay-per-view che ha visto e tende a mettere l'uno contro l'altro wrestler di varie federazioni, CMLL, Ring of Honor, New Japan, in questo caso AEW. Kenny Omega è stato scelto, come più volte è accaduto, non ho visto match per i titoli mondiali di alta federazione tra wrestler di 2 compagnie diverse, e ha sconfitto proprio Kota Ibushi, diventando campione dei pesi massimi. Ecco che entra il Rainmaker, Kazuchika Okada, ragazzi, qui abbiamo tanti titoli vinti, qui Kazuchika Okada, il nostro numero small, è ex 2 volte campione mondiale della All Elite Wrestling, 2 volte campione AEW International, ex campione mondiale nei pesi massimi del Consejo Mundial de Lucha Libre, quindi comunque palmarès davvero assurdo. Anzi, scusatemi ragazzi, scusatemi, piccolo appunto, perché il titolo mondiale ho sbagliato, Okada l'ha vinto 3 volte, ragazzi, il titolo mondiale W, infatti lui ha il record, ha vinto più volte, federazione, condivideva il record alla pari con 2 vittorie insieme a MJF e Jon Moxley, ma poi alla fine è lui, proprio insieme a Moxley, che mantenga questo record. Sì, lo so, l'ho raccontato veramente male, ma mi ero un attimino incartato, perché che Jon Moxley ha vinto 3 volte il titolo mondiale, sono loro 2 che hanno il record, 3 volte a testa. Quindi insomma un palmarès incredibile, come ho detto, 3 volte campione mondiale, 2 volte campione international, 1 volta campione dei pesi massimi CMLL. Dall'altra parte abbiamo Kenny Omega, attuale campione dei pesi massimi IWGP della New Japan, ma anche ex campione W International ed ex campione di Copa insieme a Will Ospreay della All Elite Wrestling. Introducing the challenger from Tokyo, Japan, weighing in at 210
132 pounds, Okar. And his opponent, from Winnipeg, Manitoba, Canada, weighing in at 218 pounds, the International Grand Prix World Heavyweight Champion, Kenny Omega! Carico Kenny Omega, come carico lo sfidante Kazuchika Okada. Ricordiamo il precedente Iron Man match da 20 minuti a AEW Ring, più importante della Elite Wrestling, seconda edizione di AEW Ring, quindi quello nella scorsa stagione. Vittoria di Kenny Omega, e questo è il secondo match, questa volta valido per il titolo IWGP dei pesi massimi. Inizia bene il Rainmaker Kazuchika Okada. Ancora finisce tra le grinfie, attenzione, dice no Omega. Rope break, aveva provato lo schienamento più per vantarsi che per altro Omega. Pugno, e ancora Omega ribalta, wow. Colpisce ancora Omega. Che inizio ragazzi, scoppiettante oserei dire. Vorrei sapere come sta per i commenti, quali sono i vostri match preferiti, se vi sta piacendo, se non vi sta piacendo, come al solito ragazzi, lo sapete. Okada, neckbreaker su Kenny Omega. Chop ancora, no, ribalta Omega, pugno. Prova lo schienamento, attenzione qui, ha messo un po' l'arbitro perché è rimasta sorpresa anche lei, perplessa. La velocità di esecuzione di Omega, attenzione, colpisce. Prova Okada, oh, Rainmaker, dice di no Omega, si carica Kenny. Boom. Prova qui. Ribalta Kenny. Fuori dal ring finisce Okada. Prende un po' di fiato Kenny.
Prendo il controllo perché non voglio chiaramente che finisce per conteggio fuori, che già siamo vicini. Aspettate raga, poi ripartire il conteggio. Poi un momento buono. Ok, vai. Colpito. Subisce Kenny Omega. Ancora difficoltà per il campione WCP. Sbaglia Okada. 2 volte ok, la terza no. Subisce. Un dropkick a vuoto. Attenzione, pile driver. E poi prepara un'altra Rainmaker. Potrebbe essere la fine per Omega qui. Attenzione, lo prende. E Rainmaker, la seconda che va a segno. Potrebbe essere finita ragazzi. 1, 2, Omega resiste. Sono le serie di gomitate. Oh, sanguina Okada. Wow, il colpo di Okada è stato più rapido. Alza le ginocchia Omega. Portalo fuori dal ring. Attenzione. Suplex. Fuori dal ring dove fa più male ragazzi. Buttato dentro il ring. E ora Okada risale. Vuole concludere il match. Vuole chiudere l'incontro. Prova a rialzarsi Omega, ma è veramente in difficoltà. Attenzione, dice di no. Lo prende, attenzione. No, Okada ribalta, tentativo di One Winged Angel. Ma ancora Omega. Attenzione, lo riprende ancora. Ancora Okada. Incredibile ragazzi, ha ribaltato 2 One Winged Angel. Ragazzi, la situazione si mette malissimo per Omega. 2 mosse finali ribaltate. Nel frattempo Omega ne ha presi 2. Quindi vedremo se prende anche la terza. Attenzione, 3 finisher move prese. È finita ragazzi. È finita ragazzi. 1, 2 e 3. Kazuchika Okada è il nuovo campione dei pesi massimi IWGP. International Grand Prix World Heavyweight Champion Okada. Signori, abbiamo un 5 volte campioni del mondo nella nostra Universe World. Non è mai successo, ve lo dico, neanche con la controparte femminile. Mi viene a pensare a Rhea Ripley per esempio. 3 volte campione mondiale della All Elite Wrestling, 1 volta campione mondiale dei pesi massimi del CMLL e IWGP. Ragazzi, semplicemente The Rainmaker Kazuchika Okada. Ma è ora il momento dei 2 match più attesi della card, i 2 main event di AEW Halloween Havoc. Rhea Ripley,
la number one contender per la prima volta, considerato che lei è arrivata in questa stagione, per il titolo mondiale della All Elite Wrestling detenuto da Saya Kamitani, che come sapete ultimamente ha formato 8 insieme a Momo Watanabe e a Blaine Davenport, che la seguiranno in questo incontro. E allora ragazzi, ci siamo signori, ultimi 2 incontri di questo pay per view della All Elite Wrestling, i 2 titoli massimi delle 2 divisioni, femminile e maschile, i 2 titoli mondiali della federazione. World Championship. E ecco ragazzi che entra la campionessa mondiale al centro della All Elite Wrestling, la Phoenix Queen Saya Kamitani, seguita da Momo Watanabe e da Blair Davenport, signori. 8, questa formazione che si è proprio creata il mese scorso, l'abbiamo vista a sorpresa debuttare a World's End, debuttare al seguito di Saya Kamitani nel match che Saya ha vinto contro Jimmy Hater. Non ha vinto grazie all'interferenza di 8, nel quale Saya Kamitani ha espressamente detto state a vedere e basta. Infatti loro sono state a vedere e basta. Eccole qui ragazzi. Blaine Davenport, più avanti al centro Saya Kamitani e Momo Watanabe. Saya Kamitani la leader, cariche tutti e 3, la nuova forza con cui non si deve scherzare nella divisione femminile dell'Elite Wrestling. Abbiamo già visto in azione dall'altro Ring of Honor sia Blaine Davenport che Momo Watanabe recentemente. Momo l'avevamo vista altre volte anche nelle passate stagioni da wrestler della Stardom, ed eccola qui ragazzi, la number one contender, la Mami The Eradicator, Rhea Ripley. Colei che quest'anno ha debuttato in Elite Wrestling dopo 2 stagioni passate proprio a alti livelli in WWE. Ha partecipato subito all'Owen Hart Tournament, dove ha battuto Liv Morgan passando il primo turno, poi a terzo in semifinale contro Toni Storm. Da lì poi ha vinto una rivalità con Giulia, ma poi diciamo non è riuscita a qualificarsi all'Elimination Chamber di Double Out. Un inizio tra alti e bassi, più bassi che alti, anche se ovviamente si parla sempre ragazzi di robe ad alto livello, anche perché Rhea Ripley aveva perso prima del suo match decisivo contro Giulia, aveva proprio accennato alla rivalità, proprio il match contro la stessa Giulia a Dynamite, prima di rivincere in pay per view. E poi però cosa è successo? Nell'ultimo pay per view della All Elite Wrestling AEW War's End si sono tenuti 2 Royal Rumble a 20 partecipanti, ovviamente una maschile e una femminile, con la title shot in palio al titolo massimo, il che ci porta non solo a questo main event ma anche al prossimo, perché gli sfidanti sono proprio Rhea Ripley, come vedete, che ha vinto la Royal Rumble femminile. Dalla sua parte Samoa Joe se la vedrà contro Jay White, lui che ha vinto la Royal Rumble maschile. La grafica l'abbiamo vista, titolo mondiale femminile AEW, carica la Mami di Ripley. And her opponent from Yokohama, È ricchissima la Japan, Phoenix Queen, the All-Star concentrata, Women's sai, World Champion, Sarah Carrie Tammy. Saya Kamitani, che ricordiamo è ex campionessa della New Japan Pro Wrestling, ex campionessa vincitrice dell'Owen Hart Tournament di quest'anno, che gli ha dato poi la possibilità di andare a sfidare Tekla e portargli via la cintura, terminando un grandissimo regno. Una Saya Kamitani che poi ha dovuto difendere il titolo dentro una Elimination Chamber, dal quale è entrata da campionessa ed è uscita come tale, e poi a World's End la difesa titolata contro Jimmy Hater. Allora, eccoci qui ragazzi, Saya Kamitani contro Rhea Ripley, inizia signori.
Una replay che invece d'altro canto è ex 3 volte campionessa mondiale WWE e anche, ricordiamo, vincitrice del Triple Crown Tournament, cui la prima edizione è andata in scena lo scorso anno, il torneo a giro per il mondo, che se vi interessa vi consiglio di andare a recuperare, con i migliori atleti di WWE, EW, New Japan, CMLL, League of Honor, che sono sfidati in torneo, gran torneo. Abbiamo avuto 5 notti di questo torneo, 5 giornate, con anche dei match titolati nel mente, ovviamente per riempire quei match che nel torneo più andavi avanti, più andavi a, diciamo, a restringere ovviamente i match dedicati al torneo. Serie di ribaltamenti qui con schienamenti, grande inizio ragazzi, tra Saya e Rhea Ripley. Strozzata. Ovviamente Triple Crown Tournament è stato sia femminile che maschile, raga. Chiaramente si intende. Qui vittoria dà anche la cintura alla Triple Crown Champion, che viene poi messa in palio ovviamente oltre che al torneo, durante e, come si dice, durante, diciamo, gli eventi più importanti dell'anno, tipo WrestleMania, All-In, ora prossimamente lo vedremo a Wrestle Dynasty in palio, tutte e due, quindi Wrestle Dynasty sarà un altro grande appuntamento. Tanto Blair Davenport ha tolto il cuscinetto protettivo dall'angolo, probabilmente per creare distrazione oppure un vantaggio per Saya Kamitani, decidere di... Comunque Rhea Ripley veramente in difficoltà in questo incontro. Attenzione, evita la mossa finale, il tentativo di mossa finale della Phoenix Queen, però ritorna tra le fauci di Saya Kamitani. Nel tempo l'arbitro è andato a rimettere il cuscinetto protettivo all'angolo. Bisogna stare attenti a Brad Davenport e a Momo Watanabe fuori dal ring, però al momento non hanno mai fatto attenzione. Dropkick a vuoto, ha provato Brad Davenport, attenzione qui, Riptide, la mossa finale di Rhea Ripley, 1, 2, no. Ora la campionessa. Frog Splash. 1, 2, no. Resiste Saya Kamitani. Aspettate raga, prendo il controllo di Blair. Attenzione Blair Davenport. Gettata fuori dal ring. Differenza, va fuori, viene. Attenzione. Prende Rhea Ripley, la distrae. Attenzione, l'arbitro e butta fuori Blair Davenport. Espulsa Blair Davenport. Ha provato a dare una mano troppo grossa a Saya Kamitani. Saya ora il controllo del match per il momento.
Lancia Rhea Ripley. Ma questo match, raga, lo sapete, no? Non può terminare chiaramente per conteggio fuori. Strozza Rhea. Sì, ora prendo il controllo, raga, perché so già com'è che va a finire questa faccenda poi. Partire il conteggio. Ci vantiamo con Saya Kamitani. Tiriamo anche un calcio a Rhea, tanto per. Si vanta Saya. Ok. Ripartiamo. Calcione di Rhea. Attenzione. Vediamo il controllo di Momo. Attenzione. Momo Watanabe distrae Rhea Ripley. E Saya. Questa è stata la distrazione di Momo Watanabe. Resiste Rhea Ripley. In qualche maniera Ace sta aiutando Momo Watanabe in maniera... scusate, Saya Kamitani in modo importante. Attenzione. Provano a finire... No! Si è rialzata. Rhea Ripley. Abbattuta da questo missile dropkick. Bel match comunque davvero, mamma mia che botta. Graffiata. Attenzione. Rhea Ripley ribalta. E poi Saya abbatte Rhea. Prova lo schienamento, attenzione qui. 1, 2 e Rhea dice no. Attenzione Saya, vola e abbatte Rhea, double X handle. Prova a trascinare Rhea al centro. Attenzione a Rhea. Attenzione Momo, ancora una volta distrae Rhea Ripley. Ingenuità però questa, Attenzione, Saya Kamitani è pronta. E infatti prende alle spalle Rhea, ragazzi, ennesima distrazione. Molto più efficace rispetto a Blaine Davenport. Attenzione, Rhea Ripley. Riptide. 1, 2 e Saya dice no, ragazzi. Ribalta qui. Trascina, attenzione Saya. Rhea al centro del ring. Ancora una volta si rialza. Non vuole stare giù Rhea Ripley. Mamma mia. Will kick. E poi sulla terza corda. Attenzione. È pronta Saya. La sua sciabolata. 1, 2, 3. Saya Kamitani sconfigge Rhea Ripley e mantiene il titolo mondiale della All Elite Wrestling con qualche aiuto da parte di Eight e la sua squadra. Ma è ancora lei la campionessa, ragazzi.
Sarah Carrie Tammy. Ha strappato il titolo a Tecla, diventando 2 volte campionessa IW. È sopravvissuta all'Elimination Chamber, ha sconfitto Cemiese e adesso ha messo anche Rhea Ripley nella lista delle vittime, ragazzi. Secondo regno davvero grande, Saya Kamitani. E ora, ragazzi, siamo pronti per l'altro main event, signori. Jay White che difende il titolo mondiale della All Elite Wrestling dall'assalto di Samoa Joe, la Samoan Submission Machine. Qui nel main event, nel secondo main event di AEW All Out, titolo mondiale maschile in palio, titolo più importante qui in federazione, signori. The following champion versus champion contest is scheduled for one fall and is for the All-Star World Championship. Ecco a fare l'ingresso per primo proprio il campione mondiale della All Elite Wrestling, Jay White, accompagnato da Austin e Colten Gunn. Loro sono la Bang Bang Gang. Jay White che, come sapete, ha vinto il titolo mondiale proprio nell'ultimo pay-per-view della All Elite Wrestling, sconfiggendo in un Extreme Rules, rubandola all'infinito, ma alla fine anche no, perché era un Extreme Rules match, sconfiggendo proprio Jon Moxley. Jon Moxley che fino a quel momento aveva praticamente condiviso lo stesso percorso con la Saya Kamitani che abbiamo visto, perché entrambi quest'anno hanno vinto l'Owen Hart Cup, sono andati entrambi a Dynasty a vincere il titolo mondiale delle loro divisioni, entrambi sono entrati e usciti dall'Elimination Chamber. La differenza però è che a World's End Saya Kamitani non è caduta, come avete visto stasera non è caduta neanche qui a Halloween Havoc, mentre Jon Moxley sì. Jay White che ha vinto per la prima volta il titolo mondiale della All Elite Wrestling, e ecco che entra lo sfidante, signore, colui che proprio come Rhea Ripley nell'ultimo match ha vinto la Royal Rumble maschile di AEW World's End. Eccolo qui il campione della Ring of Honor, la Samoan Submission Machine, The Samoan Submission Machine, Samoa Joe. Palmarès, movimento palmarès, Jay White è l'attuale campione mondiale della All Elite Wrestling, ex 2 volte campione WTNT ed ex campione international in AEW. Dall'altra parte Samoa Joe, attuale campione mondiale della Ring of Honor, ex campione WTNT, ex campione W International. Palmarès molto simili, ma è avvantaggiato Jay White ovviamente perché il titolo TNT in più e il titolo mondiale in più, AEW, con tutto il rispetto per il titolo massimo della Ring of Honor, però. E ecco la grafica, ragazzi, titolo massimo, sì. Posizione maschile in palio. From Huntington Beach, California, weighing in at 282 pounds, the Ring of Honor champion, the Samoan Joe! And his opponent, from Auckland, New Zealand, weighing in at 223 pounds, the All-Star World Champion, Jay White!
E inizia il match, signori. Jay White contro Samoa Joe, titolo mondiale AEW in palio, ragazzi. Vari scontri ovviamente come sempre tra le due, tra proprio Jay White e Samoa Joe. Samoa Joe che, non avendo alleati, stringere alcune alleanze diciamo meno temporanee, contrastare Jay White e la sua gang. Bisogna stare attento, Samoa Joe, ma l'ha già messo in conto, proprio come Rhea Ripley nello scorso match, le interferenze possibili di Austin e Colten Gunn. Spinge Jay White, lanciato via. Neckbreaker devastante. Se ne prova a sottomettere Samoa Joe, ma ribalta e lo schianta al suolo. Poi Joe, mamma mia, devastante. Ora continua a subire Jay White. Neckbreaker su Joe, ma è già in piedi Samoa Joe, attenzione. Cartone su Jay White. E poi va. Attenzione, Jay White ribalta qui. Che mossa su uno come Joe. Poi serie di pugni. Sanguina Joe. Difficoltà adesso il samoano. Prova, attenzione, a sottomettere Joe. Oh, attenzione, riesce a ribaltare. Backdrop. Si carica Joe. Attenzione, forse vuol provare una cochina clutch. Attenzione, Emerald. No! Un Emerald Explosion che Jay White evita da maestro. Jay White vola, Jay White, shotgun dropkick.
siamo a 7. Prendo il controllo di Jay White perché non voglio che finisca così. Scusatemi, datemi per pazzo. Al massimo gli posso dare un vantaggio oppure uno svantaggio. Vediamo un po'. Ok, uno svantaggio. Facciamoli ritornare sui ring, ragazzi, però qui ci mettono una vita e mezza a fare le cose. Ok. Intanto attenzione qui, Samoa Joe viene distratto. Stavo distratto da Austin Gunn. Lo dicevo io. Attenzione, Blade Runner. 1, 2. Oh, Joe dice no. Ragazzi, vede la distrazione provvidenziale. Attenzione, forse vuol caricare una seconda Blade Runner. Lo prende. Oh, seconda Blade Runner su Joe. 2 di fila, signori. 1, 2 e 3. Con la distrazione decisiva ne è bastata una, ma Jay White sconfigge Samoa Joe e mantiene il titolo mondiale della All Elite Wrestling. Ragazzi, i 2 campioni mondiali sono rimasti. Jay White ha sconfitto Samoa Joe. Entrambi i vincitori della Royal Rumble non sono stati in grado, sono stati all'altezza di strappare i titoli ai rispettivi proprietari. E allora è ancora Jay White il campione. E ora vedremo, guardate come la fa roteare in aria. E ora vedremo allora cosa succederà nelle prossime puntate di Dynamite, perché il prossimo pay-per-view è imminente. Wrestling Dynasty, signori, il pay-per-view a 5 federazioni. Io sono contento che siete stati con me fino ad ora. Fatemi sapere sempre nei commenti cosa ne pensate. Se vi piacciono i miei contenuti mettete un bel like e iscrivetevi al canale se volete. Noi ci vediamo a un prossimo appuntamento con la nostra Universe Mode.